Benvenuti alla 15ª ed ultima puntata di Come superare il blocco dello scrittore. Nella precedente puntata avete visto l'importanza di come costruire la frase, se con aggettivi vaghi o nomi concreti, se usando metafore esagerate o potenti. Ma voglio approfondire il discorso e mostrarvi quanto sia importante la sensibilità per ogni singolo vocabolo, come cambia il senso e la capacità evocativa di un testo a seconda che usiate una parola invece di un'altra. Dobbiamo cercare di affinare la nostra sensibilità e capire quale parola esprime al meglio la situazione che vogliamo evocare. Questa è una caratteristica della scrittura che di solito associamo di più alla poesia, però non è solo campo della poesia. Nella narrativa si usa tutto il tempo, solo in modo meno evidente, però non si può farne a meno del tutto, altrimenti il linguaggio si appiattisce troppo. Adesso vi leggerò un piccolo brano tratto dal mio primo romanzo, Nessuno ti può costringere, come esempio di questa attenzione nella scelta delle parole. Qui Gino, il ragazzino che è protagonista della storia, sta rincasando in modo molto frettoloso perché è in estremo ritardo e suo padre è un uomo molto preciso che pretende che tutti siano a cena a una certa ora la sera. Era parecchio buio ormai, poteva solo intravedere la ferrovia coi binari vuoti che sembrava aspettassero anche loro di mangiare e le case basse che infilavano la via dritte, piccole e scure. Ovviamente le case non infilano le strade, questo verbo può suonare strano, scorretto, però è il verbo necessario per dare la sensazione di urgenza, di fretta che ha questo ragazzo all'idea di tornare verso una casa dove lo aspetta senz'altro una serata molto difficile. Oltre all'attenzione per la specificità ed il potere evocativo della parola, è importante sviluppare anche la sensibilità per il suono del testo. Quel suono che si forma nella mente del lettore mentre legge ha una sua musicalità che è evocativa di per sé, ha un suo significato di per sé. Si possono creare effetti infiniti giocando con il suono. Non importa che il testo venga declamato ad alta voce, è comunque netto l'effetto sonoro che il testo ha nella mente del lettore. Nello sforzo di rendere più evocativo un testo non dovete assolutamente lesinare la fantasia. Tutto è lecito, anche creare neologismi. Io ad esempio ho inventato il verbo sblosciare in questo mio primo libro per evocare il suono che fa un cavallo che cammina in un acquitrino. Credo che sia stato abbastanza efficace. Sentite queste frasi di Marco Lodoli nel suo romanzo Il fiume. Sul fiume remano i canottieri, chiamando i colpi con le voci ritmate, filando leggeri sull'acqua giallastra. Qui sentite nettamente il suono dei colpi che danno i remi sull'acqua. E questo viene evocato semplicemente attraverso la sonorità delle parole che vengono utilizzate, come canottieri, chiamando, colpi, voci ritmate. Dà proprio il senso del colpo. E poi subito dopo filando leggeri sull'acqua giallastra, che invece attraverso il suono liquido delle L evoca lo scorrere del fiume. Esiste una critica che analizza paragrafo per paragrafo, parola per parola, addirittura sillaba per sillaba questo tipo di effetti. Si possono ottenere risultati strepitosi sapendo utilizzare le parole. Perché tutta questa attenzione ai dettagli? Perché è proprio così che noi percepiamo il mondo. Il nostro modo di sperimentare la vita avviene non solo attraverso i sensi, ma attraverso i piccoli dettagli. L'esperienza è momento per momento, è fatta di piccole cose ed è questo che scava i ricordi e le sensazioni nella nostra mente, il particolare. C'è questo apparente paradosso nella letteratura, per cui per arrivare all'universale si deve passare dal particolare. Se vogliamo una scrittura che risuoni nel lettore, dobbiamo ricreare per forza questo modo di percepire la realtà, perché se le singole percezioni e i ricordi sono diversi per ognuno di noi, il modo in cui si creano, in cui li sperimentiamo, è lo stesso. Fateci caso. Gli scrittori che toccano le corde profonde, quelli che vengono definiti grandi, che attraversano le epoche, sono quelli che non scrivono per mettere in mostra il proprio ego. Non pensano di aver avuto sentimenti, sensazioni e pensieri unici. Al contrario, parlano delle loro esperienze, dei loro sentimenti e dei loro pensieri in modo specifico, proprio perché sanno che così facendo si connetteranno con la mente e con il cuore del lettore. Parlano del loro ego per arrivare all'ego di migliaia, di milioni persino di altre persone. Scrivono convinti che la loro particolarità risuonerà con le corde profonde del loro lettore.
E qui arriviamo al senso più alto della scrittura, che è quello di tessere corde infinite di comunicazione fra gli esseri umani, di rassicurarli, perché fa sentire che al di là delle differenze, al di là delle circostanze, c'è un livello in cui tutti riusciamo a percepire la nostra comunanza, anche con esseri umani le cui esperienze sono del tutto estranee al nostro vissuto. Attraverso l'arte, attraverso la scrittura e nel vostro caso la narrativa, entriamo in contatto con le percezioni, i sentimenti, le idee di esseri che stanno attraversando i viaggi più strani, più stravaganti o pericolosi, lontani. Eppure noi li capiamo, li seguiamo, proviamo le loro stesse emozioni. Noi siamo loro. Nella vita quotidiana si perde costantemente questa capacità di contatto, di empatia. Molte volte si ha la sensazione di non capire gli altri, di non essere capiti. Si può anche arrivare a pensare che intorno a noi c'è un'umanità estranea, incomprensibile. Ma poi arriva un testo che ci porta vicino a un altro essere umano, ce lo fa seguire, ce lo fa capire, ci fa condividere i suoi percorsi, anche se sono dolorosi o condannabili. Ed ecco che l'umanità torna lì dove deve stare, intorno a noi. Per questo scrivere è così importante. Per questo quello che fate non va tralasciato o fatto tanto per fare, o peggio abbandonato per via di un blocco. Se avete questa capacità di portare in viaggio con voi qualcuno, sia pure una sola persona, un unico lettore, fatelo. Vi riapproprierete insieme di un viaggio che è di tutti, il viaggio di tutti noi esseri umani nella vita. Bene, con questo siamo arrivati alla conclusione di questa ultima puntata, che conclude anche il nostro percorso su come superare il blocco dello scrittore. Spero che sia stato utile per voi. Per me è stato molto bello stare in vostra compagnia. Buona scrittura a tutti! Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per una nuova puntata di Come superare il blocco dello scrittore.